cari amici, bentornati ai Segreti in Pesca. Oggi abbiamo fatto un salto a Palermo, porto turistico di Palermo, per una tecnica di pesca che tutti coloro che pescano in mare, che amano il mare, prima o poi praticano: il bolentino. Avremo due skipper, uno in particolare conosciuto più che altro nel mondo del surfcasting, ma pratica il bolentino da una vita come relax, come momento diverso dalla pesca dalla spiaggia. Lo andremo a conoscere. Peppino Alesi, un nome molto conosciuto appunto nel mondo della pesca dalla spiaggia. Il nostro comandante sarà Beni Barbetta e andremo sulla Barbetta Boat per questa battuta di bolentino, i segreti in pesca, e andremo a vedere qui davanti a Palermo quali sono i trucchi che andremo a utilizzare per cercare di portare davanti alla telecamera di Jonathan qualche cosa di interessante. Cominciamo. E allora andiamo a conoscere i protagonisti di questa sessione di pesca. Salve, Peppino, ciao Robby, di cui ho già parlato, e Benny, il nostro comandante, il nostro skipper, soprannominato Barbetta. soprannominato Barbetta. Questo magnifico gommone pronto, e quindi adesso prepariamo, armiamo e partiamo. E allora scambiamo due chiacchiere con Benny per sapere dove stiamo andando, su che batimetrica, potenzialmente che possibili prede potremmo incrociare. Andremo su una zona dove la tipologia di cattura è molto mista. Abbiamo saraghi, orate, qualche pagro, ogni tanto si vede anche qualche tanuta. Le batimetriche si attestano dai 60 ai 30, 28. Quindi molto rilievo c'è. Sì. Ci sono delle belle cadute praticamente. La zona è vicina, non ci dobbiamo allontanare tantissimo. Faremo circa 3 miglia e mezzo. Ah, neanche tanto, sì, certo. Sì, no, assolutamente. E d'altra parte con un gommone così è anche molto rapido come Sì, abbiamo circa 10 minuti di navigazione. di navigazione, sì. Quindi pescheremo a 3 canne, poi con Peppino vedremo le montature, vedremo le esche, vedremo, visto che il bolentino, come dicevo, l'abbiamo fatto tutti, prima o poi nella nostra vita capita di fare il bolentino. Magari ai miei tempi si usava tanto il bolentino con la lenza a mano, adesso siamo un po' più evoluti, abbiamo queste canne, questi intrecciati, questi nylon, queste accessoristica più avanzata, ma la base di partenza è sempre quella. La parte finale non è cambiata nei secoli dei secoli. Le esche da preparare sono sempre Saprelle. Parliamo un attimo di questa app, Rec Fishing. È di questi giorni, e quindi quando vedrete questa puntata saranno passati già diversi mesi, qualcosa magari sarà anche cambiato. L'informativa del Ministero attraverso la Federazione che non ci obbliga a attivare l'app Rec Fishing, perché per noi stiamo andando a fare bolentino e quindi non stiamo andando a pescare il tonno rosso, l'ala lunga, il pesce spada e la lampuga. Solo nel caso in cui andassimo a fare queste 4 specie di pesci saremmo costretti ad attivare la sessione di pesca sull'app. In tutti gli altri casi, sto parlando di pesca ricreativa con la canna, per il sub è un altro discorso, in tutti gli altri casi siamo esentati, quindi oggi non abbiamo bisogno di attivarla. Manco il tempo di calare, eccolo qua, il primo ospite, un sarago che adesso liberiamo visto che è appena preso in punta. Eccolo qua, facciamolo andare, vai. Un bel pesce, calmati, siamo calmi. Troppo divertente il momentino, ragazzi. Un'altra mia passione. L'amore per la spiaggia, sempre, quello è indiscutibile. Guardate un po' come infila la canna in acqua.
Hai preso. Però faccio volantino da più di 40 anni comunque, quindi... no, è più di uno, Pagelli. Pagelli. Pagelli, belli. Coppiola di Pagelli. Bella roba. Ecco qua. Sì. Un bel pagello, veramente una coppiola, ce n'è un altro. Lì, che adesso slamiamo. L'assetto pescante è un trave con 3 braccioli da 1 metro. Nonostante la profondità stiamo pescando sottili, quindi abbiamo un terminale dello 0,20, poi entreremo nei particolari, degli ami proporzionati a quelle che sono le prede, conosciamo lo spot, quindi eccoci qua con un pagello. La taglia comunque è più che decente. Vediamo questo pesciotto. Pagello, vai! Abbiamo fatto una decina di minuti di navigazione, ora siamo su un fondale, mi diceva Benny, di 45-50 metri, abbiamo controllato la corrente, lo scarroccio, non stiamo usando il motor guide, quindi in questo momento siamo letteralmente in scarroccio, ma vedo che il piombo scende in verticale, triplo trave, e abbiamo attraversato una zona probabilmente con qualche roccetta. Ora siamo su una zona, a giudicare dal tipo di preda che abbiamo preso, fangosa, difatti sono usciti dei pagelli, vediamo che il filo è perfettamente in verticale, quindi appunto non c'è deriva, è una cosa molto positiva. Stiamo pescando con vermi in questo momento, poi magari cambieremo anche esca a seconda delle situazioni, ma visto che c'è attività abbastanza decisa, stiamo pescando leggeri, come diceva Peppino, quindi dei braccioli dello 0,20, ho appena avuto una mangiata, braccioli dello 0,20 che in questa profondità ci garantiscono comunque il controllo perfetto, perché anche se esce un pesce è interessante, chiaramente, ovviamente abbiamo i mulinelli caricati con dell'intrecciato, in modo che tutto quanto viene immediatamente riportato, tutto quello che avviene a 40 metri di profondità lo sentiamo istantaneamente grazie all'intrecciato. La parte finale però ho visto che Peppino ha montato uno shock leader, sì, certo, perché sono mulinelli comunque utilizzabili anche nel Sercastri, e quindi sicuramente nella parte finale, proprio perché usiamo dei finali leggeri, uno 0,20, abbiamo bisogno di uno spezzone di nylon che abbia quella elasticità che non è garantita dall'intrecciato. Quindi abbiamo intrecciato shock leader, ecco pesce, è anche bellino a sentire, e l'elasticità garantita da questo shock leader lungo una ventina di metri, e poi i braccioli li possiamo tenere leggermente più sottili. Poi andremo a vedere nel dettaglio gli snodi, le soluzioni, ce le racconterà Peppino, che ha utilizzato per fare questi travi bellissimi che si stanno comportando bene con braccioli lunghi più di 1 metro. Quindi sicuramente lo snodo girella è importantissimo. Pensavo fosse un po' più grande, guarda. Ho preso una donzella. E quindi qua siamo vicino agli scogli. La Posidonia siamo. Posidonia, scogli. A significare che ci siamo avvicinati a una zona di Posidonia. Allora Peppino, primo segreto di una battuta di pesca a bolentino a scarroccio. Allora, il primo segreto, che poi è la cosa più importante, è appunto scarrocciando si passa, normalmente è facile passare in una zona pescosa per poi passare in una zona desertica. Quindi avere in questo caso l'ecoscandaio aiuta molto, perché ti fa ritornare sulla zona di pesca. È importante anche la velocità dello scarroccio, e fino a quando si mantiene sui 3, 4, 5, 0,5 per intenderci nodi, si sta in pesca perfettamente. Poi comincia a diventare un po' un problema, e quindi bisogna appesantire i nostri canamenti, quindi aumentando chiaramente il piombo. In questo momento stiamo pescando con un 125 ed è perfetto. Ed ecco, stiamo soffrendo la situazione che da un passaggio buono dove avevamo beccato i pesci, adesso siamo in una zona dove infatti ci dobbiamo rispostare sicuramente. Una zona di fango probabilmente, a giudicare del tipo di preda.
Qua c'è un pesciotto discreto, vediamo. Guardate le testate, combattivo. Allora, sto pescando con la Vanadia Pro Drift, canna che va bene per il light drifting ma anche per il bolentino, molto sensibile, leggera, è una 3 pezzi più 2 vettini. Mi sta piacendo veramente questa canna perché è veramente leggera. Ecco, una boga, ecco, ci mancava. Ci mancava, guardate che bogone. Dai, ostra che bella! Bella boga. Io ho preso un po' anch'io, vai. Insomma, un bel po' di specie ittiche diverse stiamo prendendo. Peppino, io sto usando la Heraklion Power Boat 360, bellissima, devo dire, teleregolabile. Che mi dici? Canna fantastica che uso sia per il bolentino leggero come in questo caso, ma anche per il bolentino più pesante, perché intercambiando i vettini si può utilizzare un piombo da 100 fino ad arrivare addirittura a 300 grammi, quindi anche per un bolentino sui 100 metri, 110 metri si può pescare tranquillamente con questa canna. Veramente stabile, bella, un bel manico, nessuna difficoltà, controllo del pesce perfetto, cimino, sensibilissimo, ottimo, ottimo, veramente ottimo lavoro. Un altro saragotto. La canna è annellata Fuji SICK, quindi perfetta chiaramente per utilizzare i trecciati. Doppietta, Benny è sul pesce, io sono sul pesce, abbiamo cambiato. Stiamo passando da zone rocciose più o meno a fangose e poi a Posidonia. Lui ha preso uno sciarrano grosso. Uno sciarrano grosso, quindi siamo andati in una bella prateria di Posidonia. Adesso vediamo cosa tocca a me. E chiaramente la specie di pesce ci segnala anche, senza tanto ecoscandaglio, che cosa abbiamo sotto. Io ho una doppietta, c'ho una bella, guarda lì, una lucertola di mare e un sarago. Guarda qua. Un pesce dietro l'altro, ci stiamo veramente divertendo, fra l'altro specie diverse. Io penso che sia uno sciarrano, vediamo se ho indovinato, perché ha fatto la prima partenza violenta e poi e infatti ho indovinato. No, questa è una tracina. Quella bisogna stare in campo. Questa è una tracina che ora io taglio tutto. Guardate come è la nota, al pelo preciso. Robby, ci stiamo spostando come avevo anticipato poco fa, perché non sentivamo più nulla, siamo andati fuori pesca. I mulinelli che utilizziamo sono i mulinelli da surf, perché per fare il bolentino ci vogliono dei mulinelli abbastanza potenti. Robby ha il Lancer 8000, io invece ho montato sulla Vanadia lo Chiron, il 6005, avendo un rapporto di recupero di 4.1 mi garantisce veramente una potenza e una fluidità che è incredibile, veramente, ve lo consiglio. Anche lui imbobbinato con la treccia. Benny, ora che sta recuperando questo pesce, che profondità abbiamo? Abbiamo una batimetrica di 60 metri. 60 metri. Hai un segreto da svelare in queste situazioni? Peppino, sicuramente la ricerca del pesce è una delle cose fondamentali. Bisogna fare molti spostamenti durante l'azione di pesca. Poi saper dimensionare le attrezzature in base a quello che si vuole insidiare e cercare di mettere sia ami che fili adeguati. Quindi in questo momento stai pescando con che finali? Di che diametro? Io al momento ho dei travi da 0,35 e finali dello 0,22. 0,22. Come amo sto usando un Isashi, serie Isashi. Benny ha in canna un bel pesce. La canna che sta utilizzando Benny è l'Antilia, la Technic Master. Una canna particolare perché nasce anche per il light drifting, però è abbastanza potente. Un altro sciarrano. Allucinante. Siamo di nuovo sulla Posidonia. Allucinante. Comunque una canna particolare, esce con 2 sottovetta
2 vettini, è una canna che ha la prima parte, il primo momento veramente rigido, quindi una canna che può contrastare benissimo pesci di una certa importanza, pagri, corazzieri, qualche cernia. È una canna molto potente, tant'è vero che lui questa canna la utilizza pure per pescare con volentino col vivo. Qualcosa tra sargo e pagello, vediamo un attimo. Comunque siamo da quelle parti. 60 metri di profondità è sempre difficile individuare di che cosa si tratti, però la difesa è quella di un pesce piatto. Ecco, continua a difendersi fino all'ultimo, quindi ci sta che sia un pagello, invece no, è un bel saragotto, è un bel saragotto, sì, sull'amo basso, precisamente un pesce con dei colori meravigliosi, guardate. Io ho ripeto, diciamo, l'amore per il surf, ma faccio volentino da più di 40 anni, quindi pescare sempre più leggero possibile, a costo anche magari, se viene poi il pescione, di perderlo, però l'assetto leggero ti fa stare in pesca perfetto, a cominciare da quello che metti in bobina fino alla realizzazione del trave. Infatti una tripletta, guardate, 1, 2 e 3, una boga e 2. Ora siamo in una zona comunque dove c'è minutaglia. Il bello di pescare con la treccia è che, non essendoci stretch, allungamento, tutto quello che accade in fondo al terminale viene trasmesso sulla canna e sulla cima, per cui è importante avere un buon abbinamento di cima morbida che ammortizzi e appunto uno spezzone di nylon che mi sta entrando adesso nel mulinello, che abbia quell'elasticità tale da evitare che tutte le tensioni e gli sforzi si vadano a scaricare sull'amo. Ho preso un bel pagello, eccolo qua, sull'amo basso, un bel pagello, non è una taglia sufficiente per essere trattenuto ovviamente, e quindi lo lasciamo andare. Ostrega, bel sughero, oh, doppiettona. Tripletta. Tripletta? Ah no, No, doppietta, però un bel sughero, accidenti. Questo è un bel sugherello. Siamo entrati di nuovo nella fascia di pesca, infatti abbiamo fatto tutti, sia Robby, Benny che io, abbiamo pesci. Ho mettato anche lo scarroccio. Tra l'altro qualche pagello fragolino, lo scarroccio è aumentato, ecco, infatti sotto c'è coppiola di pagelli. Guarda qua un po', bei pagelloni però. Beh, pagelli bastardi, si chiamano così, pagelli bastardi. Poveretti. No, proprio questo tipo di pagello si chiama così. C'è un lucertolone enorme. Ma guardate un po', certo che tirava. Una lucertola così grossa io non l'avevo mai presa. Pesce strano, strano, sì. Dobbiamo parlare di questi travi che stanno funzionando benissimo, come al solito sei un maestro nel farli, e quindi andiamo passo dopo passo per farli vedere. Sono dei travi semplici, non sto utilizzando le tecnosfere, ma bensì sto utilizzando delle girelline, microgirelle bloccate con 2 nodini e le perline, ma la cosa importante che fa scaricare le torsioni è questo moschettone con girella più la girella a capocorda. A capocorda, certo. Eccola qua, dalla parte opposta. Quindi abbiamo lo scarico da tutte le parti, sia sopra che sotto, e quindi, come è ben visto, anche con le girelle stiamo lavorando benissimo. Benissimo, non senza avere conigli, niente, assolutamente. Mai. E stiamo pescando su un fondale che va dai 60 fino ai 40 e 38, quindi soprattutto con dei braccioli molto leggeri e lunghi. 3 da 1 metro. Esatto. Stiamo pescando con 3 da 1 metro. Quindi il trave base, diciamo ai nostri amici, quanto è lungo? Allora, è lungo. Considera gli snodi sono 1,10 m, quindi 2,20 m, il totale è intorno ai 2,30 m il trave. 2,30 m. Sì. Ovviamente tutte le parti che potrebbero provocare un groviglio sono protette da silicone, che può essere in queste case protezioni comunque, in modo che tutto quanto sia fluido. Esatto. Trave base.
Il trave l'ho realizzato col Soft Plus, ha un rivestimento in fluorocarbon ed è veramente molto ma molto apprezzato da tutti quelli che fanno pesca alla barca, Certo. sia che esso sia traina o volantino, ma anche dai surfisti. Certo. Quindi trave del 35, bracciolo stiamo utilizzando l'FC403, in questo caso il pink, nella misura dello 0,20, quindi stiamo pescando molto sottili. E gli ami piccoli ma robusti. Sì, perché potremmo incrociare qualche pesce serio e quindi servono Serie Isashi, serie Shinken. e Shinken. Quindi magari per l'americano utilizziamo lo Shinken, che è un'esca un po' più grossa, Certo. numero 2. Per il coreano utilizziamo la serie 126BN, un numero 10, sempre e comunque a becco d'alto. Certo. Perché Quindi- se agganciamo grosso fragolino, pagello, orata, ci serve comunque un becco d'aquila. c'è Non poco da abbiamo fare. problemi nel Non abbiamo lavorare. problemi. certo. È importante soprattutto è l'assetto pescante, quello che montiamo in bobina, Certo. come avevamo detto poco fa. Stiamo utilizzando la Treccia FX8 Force Deep, misure che vanno dallo 0,16 fino al 37, 300 metri, ma la novità di quest'anno è che l'azienda ha fatto anche i bobinoni da 2000 metri. Da 2000 È un per- multicolor, per- quindi ogni 10 metri cambia colore, l'avevo dimenticato, ed è un trecciato spettacolare, rotondo, ha una specie di platina siliconata che non fa sentire il solito rumore che normalmente si sente sugli anelli, regolamento, sì. scorre veramente fluido, e quindi un assetto pescante light. E allora, cari amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata dei segreti in pesca. Io voglio ringraziare Benny, il nostro capitano, skipper, tutto, super esperto, Peppina Lesi. Abbiamo fatto una bellissima pescata parlando di volantino, parlando di piccoli trucchi che si usano in questa tecnica amata da tantissimi appassionati, alla portata di tutti. Non è necessario avere un gommone così bello, basta anche molto meno, perché è una pesca redditizia, divertente, basta rispettare il mare, giusto Benny? Certamente. Quando abbiamo fatto le nostre catture ci possiamo anche fermare oppure restituirle al mare. Questo è uno dei segreti che comunque dobbiamo avere sempre ben presenti in mente. Quindi vi ringrazio i miei amici per l'aiuto che mi hanno dato, quello che ci hanno offerto, e ci vediamo al prossimo appuntamento dei segreti in pesca. Ciao! Ciao ciao! Ciao ragazzi.